Per verificare i benefici che si ottengono dall'installazione di una SSD rispetto a un tradizionale hard disk, vedremo dall'accensione fin quando riusciremo ad utilizzare un programma, quanto tempo ci impieghiamo. Accendiamo il computer e facciamo partire il cronometro. Allora, il sistema operativo è avviato, ma c'è ancora la freccia del mouse, il puntatore del mouse che sta caricando. Lanciamo Chrome. Ecco che finalmente si avvia Chrome. Finalmente abbiamo caricato la pagina principale. Vediamo se riusciamo ad accedere a internet. Per essere operativi con Google Chrome ci abbiamo impiegato 4 minuti e più di 4 minuti, 4 minuti e 10 secondi, stop al tempo. Come vedete, 4 minuti e 10 secondi dall'accensione del computer fino a finalmente poter operare con Google Chrome. Lo stesso test lo eseguiremo quando avremo installato l'hard disk SSD. Per velocizzare il nostro computer e poter copiare l'intero sistema operativo, i programmi presenti sull'hard disk e per poterli poi duplicare sulla SSD, dobbiamo scaricare un programma nel computer che faccia questo lavoro. La prima operazione da fare è quella di recarci su internet, andare sul sito del Macrum, www.macrium.com. Dopodiché ci andiamo su Products, scegliamo la Free Edition, perché per quello che dobbiamo fare ci basta. Qua ci chiede per quale utilizzo, noi selezioniamo Home Use. Continuiamo, decidiamo dove scaricare il programma, mettiamo in download e clicchiamo Save. Una volta che l'abbiamo scaricato nel computer, lanciamo Reflect. Lo installiamo, Choose Edition, la versione free, Directory lasciamo quelle di default. Adesso attenderemo che scarichiamo Macrium Reflect Installer, che è un programma che occupa 91 MB sul nostro hard disk. Adesso possiamo chiudere. Chiudiamo anche il browser Chrome e adesso si invia l'installazione di Macrium Reflect 7, versione Free Edition 32 bit. Clicchiamo su Next e adesso parte l'installazione. Clicchiamo nuovamente su Next, accettiamo quelli che sono i termini del contratto, ancora una volta Next, chiediamo What Free Edition License do you require? Noi scegliamo la Home, non commerciale. A questo punto dobbiamo inserire il nostro indirizzo email al quale ci verrà inviato il codice per poter attivare la registrazione di questo programma. Installiamo un'icona di collegamento sul desktop, ok, e installiamo Reflect 7.
Nel frattempo che il computer sta installando Reflect 7 Free Edition, io per poter fare il passaggio del sistema operativo di tutto quello che c'è sull'hard disk sull'SSD, utilizzerò questo adattatore serialata che verrà collegato a questo hard disk SSD in modo tale che possiamo duplicare, clonare tutto quello che c'è sull'hard disk su quest'altro da 240 giga finita l'installazione. Allora, questo è l'adattatore, il cavo USB, questo è un 3.0 che va nella porta USB e questo invece andrà collegato all'hard disk SSD. Allora, questo è l'hard disk che abbiamo rimosso dalla confezione, dal suo involucro, e adesso facciamo il collegamento al computer. Allora, connettiamo. E questo, il cavo USB lo inseriamo nella porta USB del computer. Dopo aver collegato l'hard disk SSD, lanciamo nuovamente Macrium Reflect in modo tale che riconoscerà l'hard disk che è stato appena installato. Lo chiama disco 2. Allora, scegliamo l'opzione Clone this disk. Seleziona il disco in cui clonare e gli diciamo il disco 2, che sarebbe la nostra SSD. Dopodiché clicchiamo su Next. Saltiamo questa parte in cui ci chiede se vogliamo lasciare questa impostazione come predefinita per ulteriori clonazioni. Ok. In questo momento sta per iniziare la duplicazione dell'hard disk. 31 marzo 2019 alle 14:01 è partita l'operazione. Adesso vediamo più o meno quando ci impiegherà. Finalmente dopo 1 ora e 45 minuti la duplicazione dell'hard disk del computer è stata completata, quindi adesso possiamo premere sul tasto OK e poi dopo andiamo su Close, chiudiamo. L'operazione successiva è chiudiamo tutte le applicazioni, poi dobbiamo spegnere il computer, dopodiché andremo a sostituire fisicamente l'hard disk SSD con l'hard disk meccanico. Per poter sostituire la memoria SSD con l'hard disk meccanico, la prima operazione da fare è quella di rimuovere il cavo di alimentazione dalla corrente elettrica. Capovolgiamo il portatile su una superficie piana, rimuoviamo anche la batteria, dopodiché apriamo il vano all'interno del quale c'è l'hard disk meccanico. Usiamo un cacciavite a croce. Rimuoviamo il coperchio. Ecco l'hard disk che dobbiamo smontare, tiriamo la linguetta verso l'alto, abbiamo rimosso l'hard disk del computer. Rimuoviamo le 4 viti. Ecco fatto, lo rimuoviamo e andiamo a inserire il tutto nello stesso modo in cui era inserito l'hard disk, vedete?
dobbiamo reinserire le 4 viti per tenere fermo l'hard disk nell'alloggiamento. Non stringiamo molto le viti, stringiamole appena appena. Ecco fatto. Quindi adesso andremo a montare l'SSD all'interno del notebook e teniamo da parte l'hard disk meccanico. Inseriamo la copertura, rimettiamo le viti, reinseriamo la batteria, ecco, adesso abbiamo installato la nostra SSD, cronometreremo di nuovo l'avvio del computer con il lancio del browser Chrome. Ecco l'avvio. Mettiamo in pausa. Ecco fatto. Quindi da 4 minuti e qualcosa siamo passati a 1 minuto e 22. Diciamo che il tempo si è ridotto di un bel po' e quindi ci riteniamo soddisfatti di questo intervento. Vediamo adesso in gestione risorse il nostro hard disk. Allora, qua ci dà solo 148 giga perché ha clonato pari pari l'hard disk originale sull'SSD, quindi si sono andati persi 84 giga e noi li andiamo a recuperare. Andiamo nel pannello di controllo, sistema e sicurezza. Allora, create e formattate partizioni hard disk. Vedete? Abbiamo 74,52 giga non allocate. Quindi clicchiamo destro e facciamo volume, nuovo volume semplice. Andiamo su avanti. Ok. Lui assegnerà la lettera E. Ecco, adesso aspettiamo che formatta la restante parte dell'hard disk in modo tale che utilizzeremo tutto l'hard disk al quale gli ha dato il nome di new volume E e invece noi dopo ne andiamo a cambiare il nome. Andiamo a verificare se gestione risorse lo legge. Allora, eccolo, infatti abbiamo l'SSD e poi abbiamo un nuovo volume E che possiamo dargli un altro nome. Clicchiamo destro, rename, anziché nuovo volume lo chiamiamo disco, continua, disco E, ecco fatto. In modo tale che qui possiamo metterci foto, video, tutto ciò che non vogliamo avere sulla parte C dove abbiamo il sistema operativo. Allora noi ci fermiamo qui, ciao!